Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Ognuno di noi, quando studia una lingua, ha delle necessità differenti. C'è chi impara una lingua per poter viaggiare in un paese e poter parlare con le persone locali. C'è chi studia una lingua per dover ottenere una certificazione, magari a scuola o all'università. C'è invece chi studia una lingua per motivi di lavoro, per esempio. In ciascuno di questi contesti noi possiamo formulare una frase in maniera differente. Questa frase mantiene lo stesso significato, però viene formulata in maniera più complessa o più semplice in base al contesto. Nel video di oggi impareremo a trasformare delle frasi molto comuni adeguandole a ciascuno di questi contesti. Dividerò questi contesti in 3 livelli: basico, intermedio e avanzato. Voglio precisare una cosa importantissima. Se il livello intermedio o avanzato vi sembra difficile, non è perché il vostro livello è basico. La frase basica è la frase che magari noi utilizziamo nel quotidiano. Noi utilizziamo questa frase ogni giorno. E quando dico noi, dico anche noi italiani. Sono frasi comuni tra gli italiani. Quindi quando utilizzo basico è magari una frase che noi italiani e persone che studiano l'italiano utilizziamo su base quotidiana. Cos'è invece il livello intermedio? Il livello intermedio si può riferire ad un linguaggio che noi potremmo utilizzare in dei contesti un po' più professionali, magari in un'email un po' più formale, in uno studio professionale, in un contesto dove è preferibile, non richiesto, ma preferibile, un linguaggio un po' più articolato, un po' più specifico. Il livello avanzato non è un linguaggio comune. Il livello avanzato può essere utile magari se fate una certificazione d'esame di livello C1 o C2. Per esempio, in delle prove orali o scritte di un livello C1 o di un livello C2, potreste utilizzare queste forme. Sono ovviamente non comuni nella conversazione di tutti i giorni, quindi io non userei questa frase con un'amica o con un collega, neanche con uno sconosciuto. Però se voi deciderete di fare una certificazione di livello avanzato, sicuramente usare queste espressioni può aiutarvi a raggiungere un ottimo livello di prova scritta o di prova orale. Voglio quindi ripetere che livello basico non significa che voi siate dei principianti, semplicemente significa che sono frasi che utilizziamo a livello quotidiano per esprimere un concetto in maniera semplice. Iniziamo con le nostre frasi. Livello basico. Faccio una passeggiata per conoscere la zona. Faccio una passeggiata, I take a walk. Conoscere, to know or to get to know. Zona, the area. Livello intermedio. Mi muovo oppure mi sposto a piedi per esplorare il quartiere. Mi muovo o mi sposto, I get around. Esplorare, to explore. Quartiere, the neighborhood. Livello avanzato. Esploro il vicinato a piedi per immergermici. Esploro, I explore. Il vicinato è un'altra maniera per dire the neighborhood. Immergersi, to immerse oneself. E il C at the end significa here or there. Seconda frase, livello basico. Parlo con un amico. Parlo, I speak, con un amico, with a friend. Converso con un amico. Converso, I converse, I chat, I talk con un amico, di nuovo with a friend. Livello avanzato. Condivido pensieri con un amico. Condivido, I share pensieri, thoughts, con un amico, with a friend. Ovviamente potete mettere pensieri, thoughts, o idee, ideas. Potete scegliere la parola più corretta in base alla vostra necessità. Terza frase, livello basico. Organizzo una vacanza per rilassarmi. Organizzo, I organize, I plan. Una vacanza, a holiday, per rilassarmi. In order to relax. Livello intermedio. Pianifico una pausa rilassante dalla routine quotidiana. Pianifico, I plan, una pausa rilassante
a relaxing break dalla routine quotidiana. From daily routine. Livello avanzato. Organizzo un periodo di vacanza per ricaricare le energie. I organize. Un periodo di vacanza. A holiday period, a holiday time. Per ricaricare le energie. Ricaricare, to recharge, le energie. The energies, the energy levels. Frase successiva. Livello basico. Dormo la notte. I sleep at night. Dormo, I sleep. La notte, at night. Livello intermedio. Mi riposo durante le ore notturne. Mi riposo è il verbo riposarsi, to rest oneself. Quindi I rest durante, during, le ore notturne. The night hours. Notturno significa night, ma è utilizzato come aggettivo. Quindi si utilizza sempre con un altro nome, non si utilizza da solo. Livello avanzato, mantengo un adeguato riposo notturno. I maintain, I keep un adeguato and appropriate riposo notturno. Night rest. Frase successiva nel livello basico è guardo la televisione. Guardo, I watch, la televisione, the TV. Livello intermedio, seguo programmi televisivi. Significa I follow programmi televisivi, TV shows. Livello avanzato, esploro contenuti attraverso la televisione. I explore contenuti, content, attraverso, through, la televisione, the television. Continuiamo, la frase nel livello basico è gioco a calcio con gli amici. Gioco I play. Quando volete dire to play a sport, utilizzate giocare sempre seguito dalla preposizione a. Giocare a calcio, giocare a tennis, giocare a golf, eccetera. Calcio, soccer, con gli amici, with friends. Livello intermedio. Partecipo ad una partita di calcio con gli amici. I participate, ad una partita di calcio. Partita, match di calcio, football, quindi football match con gli amici. Livello avanzato. Pratico il calcio in un contesto sportivo informale con compagni di gioco o con amici. I practice oppure I play, però quando lo usiamo in un contesto sportivo. Il calcio, soccer, in un contesto sportivo informale, an informal sports context, con compagni di gioco, with playmates. La nostra frase successiva nel livello basico è vado in palestra per stare in forma. Vado, I go, in palestra, to the gym, per stare in forma, to stay fit. Livello intermedio. Mi alleno per mantenere la forma fisica. Mi alleno è I train, I work out, per mantenere, to maintain, to keep, la forma fisica. La forma fisica è physical shape. Livello avanzato, mi prendo cura della mia forma fisica attraverso un programma di allenamento. Mi prendo cura, I take care, della mia forma fisica, of my physical shape, attraverso un programma di allenamento, through a workout plan. Ultima frase per questo video. Bevo spesso acqua. Bevo, I drink. Spesso, often. Acqua, water. Livello intermedio. Assumo acqua regolarmente. Assumo ha diverse traduzioni. Quando si tratta di ingerire qualcosa, in inglese si utilizza probabilmente I take o semplicemente I drink in questo caso. In italiano assumere utilizzato con dei liquidi, con delle medicine, con del cibo, significa ingerire. Quindi to take, to drink, to swallow, to eat. Acqua, water, regolarmente, regularly. Frase avanzata, mantengo un'adeguata idratazione durante il giorno. I keep, I maintain, un'adeguata idratazione, an adequate hydration, durante la giornata, throughout
today. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile. Come ho detto all'inizio del video, ricordatevi che la frase nel livello basico è assolutamente corretta e utilizzatissima. Ad ogni modo, se volete rendere il vostro italiano un po' più articolato, un po' più formale, potete utilizzare appunto il livello intermedio o avanzato. Come vi dicevo, il livello avanzato è consigliabile semplicemente in casi di certificazioni di alto livello della lingua italiana. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!